Signori, buongiorno. Allora, siamo a Campo Imperatore. Come vedete dietro di me siamo in località Rifugio Mucciante e in prossimità della statua del pastore Pupo Nunzio, che è una storia che avevo già raccontato l'anno scorso, solo che l'avevo declinata durante il tramonto, quindi ero venuto qua durante il tramonto e avevo fatto delle foto al tramonto. Invece oggi ho pensato che fosse il caso di cimentarmi anche all'alba e in effetti devo dire che è stata un'idea abbastanza interessante, perché anche se non ci sono nuvole particolari, sebbene alle mie spalle il sole sorge da lì, qualche formazione c'è, quindi sta prendendo un pochettino di colore, ma soprattutto il sole illumina anche le cime che sono qui dietro di me, quindi l'alba è tra poco, è tra qualche minuto, però sorgendo da lì il sole viene nascosto inizialmente dalle montagne, quindi le composizioni ce ne sono più di una, soprattutto sfruttando questa meravigliosa nebbiolina, no? Che c'è nella valle, e quindi in pratica ho fatto una foto su questo qui, che è la continuazione del canyon della Valianara o dello Scoppaturo, quindi ho ripreso il canyon con quella nebbia in fondo, poi ho ripreso le due statue con alle spalle il sole nascente e i colori sulle montagne. Una terza composizione è appunto le cime di queste montagne che sono baciate dal sole che nasce, e infine questa nebbia, no, che avvolge il rifugio Mucciante che è lì e tutti i camper che sono qui per trascorrere il weekend. Quindi vediamo un pochettino come vengono e ci vediamo tra poco. Allora, un'altra osservazione degna di nota è che è il 6 luglio e, come vedete, indosso il mio pile, indosso la mia giacchetta. Quando a Roma sono partito ieri c'erano 34 gradi, quindi queste sono anche le gioie, diciamo, di fare un pochettino di strada, di arrivare in montagna e di alzarsi all'alba. Comunque sia, il sole comunque è ormai sorto, perché la luce, come vedete, è ben diffusa, no, sulle montagne, quindi il sole è sorto dietro questa catena montuosa, però godiamo ancora delle condizioni di prealba, diciamo, quindi dell'ora blu e dell'ora d'oro. Quindi ancora questa nebbia, questa umidità che appunto si condensa in questa nebbia sulla valle, e quindi scatto ancora un pochettino di foto, anche se la composizione, diciamo, è sempre più o meno questa, cioè le due statue del pastore e con appunto queste
questo scenario alle spalle, quindi la nebbia, il colore dell'alba, le nuvole e così. Per chi guardasse questo video per la prima volta, cioè fosse atterrato in questo posto per la prima volta insieme a me, vi metto qui sopra il link al video precedente dove c'è appunto tutta la storia di questa famiglia, che è appunto la famiglia del pastore Pupo Nunzio, che è morta in questo posto tentando di sfuggire a una tormenta di neve ai primi del Novecento. Però comunque potete vedere, se vi va, il video precedente, così vedete anche, diciamo, le differenze tra la fine dell'estate, quel video fu girato alla fine dell'estate, e appunto differenze di composizione tra l'alba e il tramonto in questo luogo, qualora vi venisse in mente di venire. Comunque continuo nella mia avventura, tra virgolette, e ci vediamo tra poco. Normalmente questa luce così dura di un sole che è già sorto da qualche decina di minuti non sarebbe una bellissima luce, se non che, siccome il sole è ancora basso, si può sfruttare la tridimensionalità che dà questa luce. Quindi se abbiamo dei soggetti come questo in 3 dimensioni, la luce illumina un solo lato e quindi dà maggiore tridimensionalità al soggetto e anche al paesaggio in generale, perché vedete, crea questi giochi di luce e ombra che appunto evidenziano la conformazione e l'orografia del luogo in cui siamo. Inoltre, in queste condizioni di umidità
di alta umidità perché è veramente tutto bagnato, fa brillare la rugiada che ricopre la vegetazione e quindi dà quel pizzico di luce in più. E inoltre adesso chiaramente il sole è più in alto di prima, però con questa acqua che c'è in sospensione crea quell'effetto etereo che spesso anche io aggiungo in post produzione e che invece in questo caso viene fuori del tutto naturale. Ho fatto delle composizioni in tal senso, vediamo come sono venute. Chiaro che oggi il soggetto principale è Pupo Nunzio e la sua famiglia, quindi a parte piccole divagazioni sul tema che ho cercato qua intorno, avete visto tante interpretazioni diverse dello stesso soggetto, sperando che sia di vostro gradimento e che sia venuto fuori un tema piacevole. Allora, siamo in una zona, come vedete, molto bucolica, con queste vacche che sono ovunque in questo posto, attratte dall'acqua che c'è dietro di me. C'è un altro laghetto lì. Siamo sulla strada del Racollo, che è qui davanti a me, sempre a Campo Imperatore, e praticamente stavo cercando un posto interessante per fotografare il tramonto. Purtroppo le cose non sono come io desideravo, infatti il laghetto qui dietro di me, come vedete, ormai è un acquitrino, è uno stagnetto, è una pozzanghera più che un laghetto, quindi non ci sarà la possibilità di avere intanto lo specchio d'acqua bello liscio e quindi neanche i riflessi eventuali delle montagne che stanno alle spalle del laghetto. In ogni caso, quello che proverò a fare è di riprendere il laghetto in primo piano come soggetto, in primo piano appunto. Dopodiché lì c'è il Corno Grande, lì c'è il sole che sta calando, quindi tra qualche decina di minuti io credo che il sole calando illuminerà il Corno Grande di lato e anche tutte queste montagne che sono alla mia sinistra, alla vostra destra. Quindi creando una fotografia, diciamo, che appunto descriva il tramonto in questo posto. C'è da dire che non c'è neanche una nuvola, quindi quello che mi aspetto io è più che altro una colorazione arancione del cielo e appunto il sole che illumina di fianco queste montagne. Quindi niente di che, l'ambientazione, come abbiamo detto, è molto bucolica perché ci sono tutte queste vacche che sono a contorno della fotografia. Vediamo se le riuscirò a riprendere e vediamo come verrà, perché non ne ho la più pallida idea. Diciamo che è un tentativo, vediamo se il tentativo avrà successo oppure no. Ci vediamo tra poco. Allora, il sole si è nascosto dietro la montagna, adesso siamo in attesa di vedere che effetto la luce darà
sull'ambiente circostante. Diciamo che non sono molto fiducioso, perché in effetti l'unica speranza che ho è che in qualche modo illumini una parte del corno grande, cioè un lato del corno grande, ma comincio a capire che probabilmente non sarà così, quindi ho fatto male i miei calcoli. In ogni caso qualche foto l'ho fatta, come avete visto, cioè con il sole che prima di nascondersi dietro la montagna, diciamo la solita foto con i raggi evidenziati anche da un diaframma molto chiuso, con il Gran Sasso, che peraltro con il grandangolo effettivamente non viene molto evidenziato perché è venuto molto piccolo, con questo soggetto, questo specchio d'acqua in primo piano e nel contesto in cui siamo. Comunque aspettiamo un altro po' e vediamo che cosa ci riserva il proseguo del tramonto. A questo punto ho anche colto l'occasione di fare una panoramica di questa parte, perché c'è un po' di luce sulla cima di quella montagna, e poi anche per riprendere un pochettino questa striscia di paesaggio che è molto interessante. Quindi vediamo anche questa come sarà avvenuta, un esercizio in più per l'uscita di oggi. Parlando di panoramica, l'ho già detto altre volte, però gli elementi chiave sono quello di mettere in bolla il treppiede perfettamente e di mettere in bolla anche la macchina fotografica, perché diversamente poi in fase di post-produzione le foto verrebbero scalate, quindi sarebbe difficile ottenere un risultato accettabile, verrebbe una foto molto stretta e molto larga. In più sia l'esposizione sia la messa a fuoco devono essere manuali, questo perché per evitare appunto sbalzi appunto di fuoco e anche di esposizione tra una foto e l'altra. Quindi questi sono i tre accorgimenti principali nel fare una panoramica: treppiede in bolla, esposizione e messa a fuoco manuale, e ci aggiungiamo anche che le foto devono essere sovrapponibili per almeno un terzo, quindi nello spostare la macchina fotografica dobbiamo avere dei punti di riferimento in modo tale che ci sia sempre un terzo di sovrapposizione tra una foto e l'altra. Infine le panoramiche, diciamo così, non sono amicissime degli obiettivi grandangolari, perché hanno una maggiore distorsione e poi quando si vanno a unire, soprattutto se usiamo una focale molto ampia, si possono creare degli artefatti che rovinerebbero la foto. Comunque questi sono gli elementi base della fotografia panoramica. Ok, il tramonto è fra pochissimi minuti, ma diciamo che l'effetto che io pensavo di poter avere non c'è stato. Probabilmente questa è una location che dà il meglio di sé probabilmente all'alba, almeno se uno vuole il corno grande illuminato dalla luce del sole che nasce, di questa appunto luce rossastra dell'inizio del giorno o della fine del giorno. In ogni caso, comunque sono riuscito a fare un pochettino di foto comunque secondo me decenti. Le ultime foto che ho fatto hanno ripreso appunto la colorazione del cielo che si rispecchiava sull'acqua per quella che c'è, per quella poca che c'è, e quindi diciamo che la giornata la possiamo dichiarare terminata. Per cui tra l'alba di stamattina e il tramonto di stasera sono soddisfatto di quello che sono riuscito a fotografare. Il Campo Imperatore è un posto che a me piace sempre di più, effettivamente offre molto, va conosciuto a fondo proprio per trovare i posti giusti nel momento giusto e quindi fotografare questi posti al loro meglio,
quindi capire quali posti sono adatti all'alba, quali posti sono adatti al tramonto. In ogni caso è un posto affascinante, è molto ampio, quindi dà tantissime possibilità di sviluppare la propria passione. In più, come vedete, ho di nuovo il mio pile e la mia giacchetta e siamo sempre ai primi di luglio, mentre in pianura ci sono oltre 30 gradi, quindi questo è sicuramente un valore aggiunto. Peraltro c'è un sacco di gente che viene qui, oltre che con il camper, anche con la tenda. Diciamo che pernottare in un qualunque posto non è un problema. Quindi che dire, se vi è piaciuto il video mi fa molto piacere se mettete un like, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta.